nostro è un centro antiviolenza per cui di fatto le nostre utenti sono donne, questo è il nostro mandato. Rivolte ai uomini che sappia io non esistono. Questo è quello che può succederti se chiami un servizio antiviolenza e sei un uomo. Si parla poco di uomini vittime di violenza perché forse, oltre a denunciare molto di meno, rischiano di essere derisi, ignorati o persino colpevolizzati proprio da quelle istituzioni che dovrebbero tutelarli. Ci sono alcuni studi che hanno approfondito meglio la questione e ve li lascio nella descrizione del video. Le chiamate che sentirete sono state in parte censurate per evitare problemi, e intendo problemi legali. Se avete dubbi sull'autenticità di ciò che sentirete, potete telefonare voi stessi. Ho chiamato in tutto 3 servizi antiviolenza, fingendo di aver bisogno di aiuto, e questi sono stati i risultati. Salve. Volevo chiedere, è possibile chiedere aiuto per stalking e violenza anche se sono un ragazzo? Perché da quando è iniziata la quarantena per il nuovo coronavirus sto avendo dei problemi con la mia ex, che viviamo tra l'altro vicini, si apposta fuori casa mentre sto per andare a fare la spesa, talvolta si è portata anche un martello appresso, quindi mi riempie di messaggi e volevo sapere se posso rivolgermi a voi oppure devo cercare da un'altra parte. No, noi offriamo servizio a entrambi i sessi, soltanto che quindi io la rimanderò sempre a un altro servizio, non potrò risolverlo io direttamente. Ok, e va bene, che altro servizio si offre in questi No, casi? dipende perché se io le faccio alcune domande sulla situazione e vediamo se è attivo un centro antiviolenza che eventualmente fa anche accoglienza a uomini sul suo territorio. Ah, ok, va bene, ok. Qui mi vengono fatte alcune domande che non posso farvi sentire, proprio per evitare di rendere riconoscibile il servizio antiviolenza. Allora, guardi, anche nella sua zona che fanno accoglienza a uomini no. Però ieri, settimana scorsa, mi ha chiamato una signora che ha un centro antiviolenza a Milano, però ha detto che lei era disposta a fare consulenza in questo periodo anche a persone che venissero da fuori. Il centro Anchira, forse? No, non lo Sì. so. Ah, ok, sì, ok, allora l'ho sentito, sì. Vabbè, però fino a Milano, vabbè, capisco, almeno Vabbè, ma sempre. tanto lei non si deve recare, a prescindere in Sì, sì, questo periodo sì. è consulenza telefonica, quindi in realtà. Sì, infatti. Ok, vicino, diciamo nelle mie zone non c'è nulla se non chiaramente le forze dell'ordine. Esatto, anche perché poi ho tentato, cioè mi è capitato qualche giorno fa di cercarlo su Roma e anche a Roma avevo visto che con mia grande sorpresa che non c'era. Ah, vabbè, capisco, vabbè. La chiamata era ormai giunta al termine e quindi evito di mostrarvi altro. Ricapitolando, io abito nel sud del Lazio e nelle mie zone non ci sono servizi antiviolenza per uomini. L'unico che mi viene consigliato è a Milano, letteralmente dall'altra parte del paese. Nonostante questo, ho voluto comunque verificare personalmente se un centro antiviolenza relativamente vicino offrisse assistenza a un uomo. Buongiorno. Sì, salve, volevo chiedere informazioni riguardo il supporto per violenze e stalking, però Sì. ecco, sono un ragazzo, volevo chiedere se è possibile ricevere aiuto. Guarda, intanto come ti chiami? Ciao, piacere. Ciao, Ciao. Alessandro. Ciao Alessandro. Alessandro, guarda, rispetto a questa cosa possiamo poi chiamarci domani mattina e vediamo che c'è la Presidente di poterti eventualmente aiutare, perché noi diciamo facciamo servizio alle donne, quindi di solito ci muoviamo in questo modo, però magari possiamo aiutarti e darti altre indicazioni e capire eventualmente a chi puoi chiamare. Va bene, guardi, io ho già un altro numero, però è di Milano. Nel caso chiamo direttamente loro, così evito anche il disturbo. Mi hanno consigliato un altro numero, quindi ho Ok, risolto. non ti preoccupare, se vuoi però ripeto, domani mattina puoi chiamare e capiamo come eventualmente indirizzarti in altre situazioni, va bene? Ah, Non ok, ti va fai bene. problemi? Va bene, nel Ok, caso se ho bisogno, se non ho risolto, chiamo direttamente domani e vediamo nel caso. Va bene, grazie. va bene, grazie a te, ciao, Ciao. ciao, ciao. Immaginate se avessi chiamato una donna e gli avessero risposto:
No, guarda, non possiamo aiutarti, però prova a chiamare domani che c'è la presidente, magari troviamo qualcuno a cui delegare questo problema. È assurdo! Se una persona ha un'urgenza, c'è bisogno di un intervento tempestivo. 24 ore possono fare la differenza. Centro antiviolenza? Sì, buongiorno, volevo chiedere, è possibile ricevere supporto per casi di violenza o stalking in generale? Cosa vuol dire in generale, mi scusi? Dico, se nel mio caso ho sia subito casi di violenza che di stalking dalla stessa persona in contesti differenti, diciamo così, dalla stessa ragazza, diciamo, ecco. E dipende che cosa intende per supporto, perché lei è un uomo dalla voce, no? Sì, sì. Nel senso che il nostro è un centro antiviolenza, per cui di fatto seguiamo, le nostre utenti sono donne, è proprio diciamo, per tipologia del servizio, questo è il nostro mandato. Dopodiché, se ha bisogno un minimo, voglio dire, di magari qualche delucidazione così telefonica, se posso esserle utile, volentieri. Ah, ho capito, quindi magari anche indirizzarmi ad altri servizi che voi chiaramente non potete trattare. Sì, in realtà altri servizi, le dico già che specifici, non rivolti a uomini, che sappia io, non esistono specifici. Ah, io sapevo, a me hanno detto, però è un po' lontano, vabbè, ma non troppo, il centro Anchira a Milano, però volevo trovare, diciamo, qualcosa di più vicino. Però Il centro, mi scusi, non ho capito. il centro Anchira di Milano, che è un centro che accoglie anche uomini, volevo trovare qualcosa lì dove siete voi, perché però se è Milano magari proverò lì, semplicemente. Certo. Sì, nel senso che altrimenti non so, cioè, accompagnarla proprio prendendola in carico, no, per noi non è possibile. Lei di che tipo di aiuto, insomma, pensava di aver bisogno? Consulenze, diciamo, psicologiche, ma anche il modo in cui comportarsi in queste situazioni che durante la quarantena, diciamo, visto che abito vicino alla mia ex, si sono un pochino, diciamo, peggiorate rispetto al solito, però posso anche rivolgermi ad altri o anche alle forze dell'ordine temporaneamente, nel caso ritenessi che fosse adeguato. E poi, vabbè, volevo solo sapere se avevo questa possibilità, nient'altro. Per prenderla proprio in carico no, dopodiché se vuole raccontarmi un pochino e io telefonicamente provo a darle qualche indicazione, delucidazione, quello volentieri. Ah, no, ma mi avevano già dato appunto l'altra indicazione, volevo solo vedere se, cioè, se magari trovavo qualcosa, ecco lì. Però va bene, cioè, non è un problema per adesso, però ecco, diciamo, mi aspettavo qualcosa. Se proprio non trova altro e quant'altro, magari provi a richiamarci e vedo di fare una ricerca più accurata, ma in realtà, appunto, a quanto mi risulta, so che noi un tempo eravamo appena aperto anche agli uomini, cosa che poi, insomma, per varie, diciamo, cose... È un po' incostituzionale, è un po' contro l'articolo 3 della Costituzione, però vabbè. No, se è in linea con la Convenzione di Istanbul e quant'altro, è proprio la realtà dei centri antiviolenza. Sì, la conosco, la Convenzione di Istanbul, e la ritengo incostituzionale per questo. Ehi, fermi un attimo. La Convenzione di Istanbul, nonostante vada completamente cambiata, ammette chiaramente che gli uomini possano essere vittime di violenza domestica. La ritengo incostituzionale per questo. Senta, ripeto, se dovesse insomma non riuscire a trovare altro, provi a ricontattarci, provo a fare una ricerca accurata, però all'epoca sì, sapevo, non mi ricordavo assolutamente come si chiamasse, però che a Milano c'era un centro che era aperto anche agli uomini. Sì. Però altre realtà effettivamente non ne conosco nello specifico. Sono centri per uomini maltrattanti. Lo conosco anch'io, sì, però maltrattanti, non maltrattati. Certo, è un'altra realtà.
Senta, eventualmente mi richiami se proprio... No, ok, se ho bisogno magari sì. proprio. Sì, se ho bisogno Ok. magari sì. Ok, Va grazie. bene. Grazie, Ok, a lei, arrivederci. buona giornata. Buona giornata. Maschio bianco eterosessuale distrutto! Ok, torniamo seri. Non voglio andare per le lunghe perché rischierei di semplificare dei discorsi troppo complessi, ma spero che tutto questo vi aiuti a comprendere il risultato negli anni della pressione di alcune associazioni femministe, che ancora fanno di tutto per vietare supporto ai tanti uomini vittime di violenza, ormai diventati invisibili anche per la politica e i media. O per le correnti più moderate si tratta invece di stabilire una gerarchia di priorità, secondo la quale c'è chi può essere aiutato subito e chi invece deve aspettare. Creare un nemico o negare un diritto a una categoria di persone è una strategia politicamente vincente. Ah, e siete esclusi da questi servizi nonostante siano finanziati con le vostre tasse. Ma alla fine non importa, io sono solo un maschio e questo video è solo un modo per fare mansplaining. Cazzi suoi, ai, 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 ai. Fra missili coreani, fra